Ehi ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben, è arrivato di nuovo quel momento di fare un recap di quelle che sono state le notizie più rilevanti della settimana sul mondo dei videogiochi e di tutto quello che ruota intorno. Parleremo della possibile vendita di Ubisoft, delle prossime RTX serie 50 di Nvidia, un problemino che potrebbe esserci con The Last of Us Parte 2 Remastered su PC e di altre notizie che riguardano la realtà virtuale. Intanto grazie Frankie per aver lasciato qualche doblone nel forziere della baia e grazie Loris per il super offerto durante l'ultima diretta, quella sull'evento settimanale che ha inaugurato il nuovo format del canale, dove ogni settimana si giocherà insieme. E insomma, in alto i boccali per voi. A proposito, per chi se lo fosse perso, ho aperto una nuova rubrica che si chiama Serata nella baia ed è un momento dedicato a voi, anzi a noi, che ogni settimana sceglieremo un gioco da fare insieme. La scorsa settimana abbiamo giocato Walkabout Minigolf, domani sera invece 14 gennaio giocheremo a Mannequin. E se siete curiosi di sapere anche solo come si svolgono queste partite, non perdete la diretta. Dai, non perdiamo altro tempo, mollate gli ormeggi, issate le vele, ognuno ai propri posti e salpiamo. Questa puntata delle notizie settimanali la voglio dedicare principalmente parlandovi di una notizia che sta girando da qualche giorno e che sta scuotendo parecchio il settore del videogioco. La possibile vendita di Ubisoft? Punto interrogativo. Ragazzi, il vero problema è che si stanno facendo un sacco di speculazioni. Ormai chiunque, soprattutto chi senza competenza o conoscenza sull'argomento, fa video e sparacazzate pur di racimolare qualche visual. Poi aggiungiamoci anche quelli che non aspettano altro che gettare merda sopra Ubisoft, che si fiondano a capofitto su queste cose, e quindi ecco che il casino più totale e la confusione generale è servita. Cerchiamo però, come al solito facciamo in questo canale, di fare un po' di chiarezza. Mettiamo un attimo le cose in ordine e cerchiamo di capire cosa sta succedendo davvero. Dunque, Ubisoft è in vendita? Beh, per capirlo intanto dobbiamo partire dalla dichiarazione ufficiale della stessa Ubisoft. La società infatti ha dichiarato di star considerando un paio di opzioni strategiche. Quindi già qui c'è la prima grossa inesattezza, cioè perché chiunque ne stia parlando lo fa come se la cosa fosse ufficiale e come se fosse già fatta, quando invece Ubisoft sta solo considerando. Ma cosa sta considerando? Tra le varie opzioni ci sarebbe l'intenzione di ricevere investimenti esterni, per esempio società terze che avrebbero la possibilità di capitalizzare dei nuovi progetti, oppure considera anche la vendita di pacchetti di azioni, visto che Ubisoft è anche quotata in borsa. E ricordatelo questo aspetto della quotazione in borsa, perché è uno dei motivi per i quali Ubisoft potrebbe aver fatto questo annuncio. E infine c'è anche l'ipotesi di acquisizione totale. Ma ripeto, sono alcune possibilità che Ubisoft sta esplorando in questo momento e quindi ancora non è stata presa nessuna scelta, almeno per il momento e sicuramente non nel breve periodo. Anche perché, come già hanno spiegato anche alcuni esperti di banche, finanze, società, acquisizioni eccetera, un'operazione del genere con degli attori così importanti mica si farebbe nel giro di una notte sola e con una stretta di mano e una semplice firma su un contratto. La vendita di Ubisoft richiederebbe una serie lunghissima di passaggi che incontrerebbero degli ostacoli anche di natura legale. Il consiglio di amministrazione dovrebbe dare il suo consenso, tutto l'intero processo dovrebbe essere seguito da elementi come i vari organi antitrust, poi ci sono anche i vari investitori e azionisti dei quali si dovrebbe tener conto. Quindi la vendita totale, oltre a essere una cosa complicata, richiederebbe anni per essere portata a termine, mentre le altre opzioni, come per esempio nuovi partner oppure investitori esterni, sarebbero delle scelte molto più fattibili e soprattutto nel breve tempo. E Ubisoft ha bisogno ora di fare qualcosa. Ma tornando al discorso della quotazione in borsa, se ancora Ubisoft non ha deciso nulla, perché fare questo annuncio? Intanto, primo obiettivo raggiunto. Ne stiamo parlando. Quindi hanno già ottenuto quello che speravano, cioè far parlare di sé. Ricordate che vi dicevo che Ubisoft è anche quotata in borsa e la borsa è suscettibile a determinati movimenti. Basta semplicemente che esca una notizia e i valori in borsa cambiano. Questo annuncio ha sicuramente un altro obiettivo, molto più importante del semplice far parlare di sé, e cioè evitare il fuggi-fuggi di azionisti e investitori, mantenendo alto così il valore delle proprie azioni. Come dire, cari
miei, stiamo valutando queste opzioni che dovrebbero risollevare le nostre sorti, quindi non andatevene, continuate a investire, non vendete le nostre azioni, perché quando questa cosa verrà portata a termine, anche voi avrete la vostra parte. Nel frattempo si è cominciato a parlare anche di possibili acquirenti, fra i quali Tencent, Microsoft e addirittura ci sarebbe anche Sony, ma di nuovo non è così semplice. Qualunque sia l'opzione, ci sono tutta una serie di problemi, soprattutto di natura normativa, da dover affrontare e superare. C'è il conflitto di interesse, ci sono le norme sul monopolio, ci sono i regolamenti e le normative sulla concorrenza di mercato. Insomma, una vendita di un'azienda grossa come quella di Ubisoft, più che un contratto, è una specie di grossa partita a scacchi di natura finanziaria e legale. Qualsiasi mossa deve essere ben ponderata e deve andare bene a tutte le parti. La cosa più probabile invece è che Ubisoft voglia rafforzare ulteriormente se stessa, acquisendo un maggior numero di investitori per trovare nuovo vigore. Quindi ragazzi, al momento non c'è nulla di ufficiale, non c'è nulla di definitivo. Se la cosa vi interessa fatemelo sapere, perché continuerò a tenervi informati, e quindi se non siete iscritti fatelo e attivate le notifiche per rimanere aggiornati sulla pubblicazione dei nuovi video, e fatemi sapere tra i commenti cosa ne pensate. La scorsa settimana Nvidia ha presentato le nuove schede grafiche RTX della serie 50 con la solita 5090 che rappresenta il top delle prestazioni. Promette prestazioni molto più alte rispetto alla serie 40 grazie all'architettura Blackwell e alle velocissime RAM GDDR7 da 32 GB. Alcuni analisti però pensano che queste prestazioni non sembrino giustificare un prezzo elevatissimo, stiamo parlando di $2000 o altrimenti $2370 più o meno in Europa. Questo prezzo ne fa la scheda da gaming più costosa mai rilasciata da Nvidia, e tutto questo però sarebbe possibile solo grazie alle tecnologie supportate da questa serie, come una nuova versione di Deep Learning Super Sampling, grazie al quale si noterebbero queste prestazioni maggiori rispetto alle serie precedenti. In poche parole, se viene utilizzata senza queste nuove tecnologie, la serie 5090 non si discosterebbe tanto in termini di prestazioni dalla 4090. Altri dubbi poi sorgono su questo continuo e sempre più diffuso utilizzo e affidamento ad espedienti come la generazione di frame, cosa che potrebbe influire negativamente sull'ottimizzazione dei giochi, perché gli sviluppatori potrebbero delegare questa operazione alle schede grafiche stesse, che dotate di intelligenza artificiale potrebbero loro ottimizzare. In questo caso però si vanno a escludere quelle schede grafiche che non supportano queste tecnologie. La nuova 5090, attenzione, rappresenta sicuramente un avanzamento tecnologico nel campo delle schede grafiche rispetto alle serie precedenti, ovvio, ma bisogna valutare le sue reali prestazioni senza l'utilizzo di queste tecnologie di generazione di frame, upscaling avanzato, eccetera, e rendersi un attimo conto se effettivamente queste prestazioni valgono l'acquisto. Il 3 aprile dovrebbe arrivare The Last of Us Part 2 in edizione remastered su PC, ed è già polemica inutile come sempre, perché pensate un po', per giocare e poter accedere al gioco ci vuole un account PlayStation, e se non ce l'avete, indovinate un po', dovete crearlo. Ma che ingiustizia, che offesa per i PC gamer. Il vero problema, a dirla tutta, sarebbe che in ben 117 paesi al mondo non è possibile accedere ai servizi PlayStation, come per esempio creare questo account, e quindi in questi paesi non sarebbe possibile giocare a The Last of Us Part 2 su PC, oppure come già successo per God of War. Sony inoltre giustifica questa scelta con la scusa di dover creare ambienti sicuri per i giocatori. Ora, a parte che il gioco è Naughty Dog che appartiene a Sony, ma quindi è perfettamente normale che PlayStation richieda un suo account per poter giocare ai suoi giochi. Ma voi riuscite a utilizzare l'iPhone senza creare un account Apple? Però la cosa stupida al tempo stesso, Sony cosa cazzo giustifichi dicendo voglio rendere l'ambiente sicuro su un gioco che è single player? Poi non capisco ancora la polemica di quei giocatori che, non trovandosi in questi 117 paesi che sarebbero esclusi, possono tranquillamente fare l'account e giocare. Ma fatevi sto account e non rompete il cazzo. Dopo l'applicazione Xbox Game Pass Cloud Gaming su Quest, che consente di giocare a tutti i giochi Xbox
flat in modalità cinema per tutti quelli che hanno un abbonamento Game Pass Ultimate, ora arriva anche GeForce Now di Nvidia e non sarà necessaria nessuna app perché si potrà giocare direttamente dal browser. Ci saranno 3 piani tra cui poter scegliere, di cui uno gratuito, ma bisognerà accettare alcuni compromessi. Per esempio la pubblicità, tempi di attesa molto lunghi, streaming fino a 1080 a 60 fps e nessuno dei sistemi di miglioramento dell'immagine come per esempio l'RTX, il DLSS, Nvidia Reflex, G-Sync, eccetera. Gli altri programmi invece prevedono un pagamento di 10 euro al mese per eliminare la pubblicità, aumentare la risoluzione a 1440 a 60 fps e attivazione di RTX Ray Tracing. Infine il terzo programma con 20 euro al mese, che se vogliamo dirla è quasi come il Game Pass Ultimate, ma cosa fa? Riduce al minimo i tempi di attesa e attiva tutti i sistemi di miglioramento dell'immagine e inoltre alza la risoluzione a 4K a 240 fps. Inutili comunque sia per Quest 3 perché gli schermi arrivano fino a 120 Hz. Attenzione però perché attualmente il servizio sui visori MetaQuest risulta non supportato perché è il browser VR a non essere supportato, quindi bisogna attendere l'arrivo del supporto che arriverà a breve. Proprio ieri vi ho portato il porting di uno dei migliori horror in VR, ossia Madison VR. Dopo la versione flat e il porting in VR ma solo su Steam, finalmente Madison è arrivato anche su visori Meta. E devo dire che hanno fatto un fantastico lavoro perché graficamente, a parte il degradamento della qualità grafica generale, direi che non c'è stato un grossissimo sacrificio per quanto riguarda gli effetti grafici, perché per esempio addirittura ci sono anche le ombre dinamiche. Quindi, come vi dicevo ieri nel video, se non l'avete ancora giocato ve lo consiglio, recuperatelo perché è davvero un gran bell'horror. Si presta molto bene alla VR anche se le meccaniche non sono da gioco VR nativo, cioè si vede che è un porting, però è ben fatto. Per l'acquisto ovviamente vi consiglio come sempre il mio link che trovate nel primo commento in evidenza e con questo link viene applicato uno sconto. E non solo Madison VR perché anche Boneworks sta per arrivare sui visori Meta Quest 3 e in occasione di questo lancio Stress Level 0 ci fa sapere di essere anche al lavoro su un nuovo prossimo gioco. Tutti parlano sempre di Alyx e della sua grafica perfetta, ma quanti di voi hanno mai provato Boneworks o anche Bonelab? Sebbene io comunque preferisca di gran lunga Boneworks. Ma per chi non lo sapesse, che cos'è Boneworks? Si tratta di un sandbox nel quale si sperimenta moltissimo con la fisica e in modi che Alyx non ha mai fatto, dando al giocatore la possibilità di inventarselo il gioco. Esisteva già una mod per Bonelab che riproduceva in un certo senso Boneworks, riproponendo l'intera campagna. E in più però con questo porting, grazie alle nuove tecnologie di tracciamento delle mani e del corpo di Quest 3, gli sviluppatori ci fanno sapere che addirittura l'esperienza Boneworks vedrà un arricchimento piuttosto che essere un mero porting. C'è ancora molto su cui lavorare, una finestra di lancio non è ancora stata confermata, ma ovviamente continuate a seguire e vi terrò aggiornati. Ma vi ricordate quando poco tempo dopo l'uscita di PSVR 2 fu annunciato un visore Sony standalone e tutti subito a esultare evviva, Sony farà concorrenza a Meta, perché tanto si sarebbe trattato sicuramente di un visore business, visto che PSVR 2 era appena stato rilasciato, cioè business solo per le aziende. Inoltre ricordate che quando furono mostrati per la prima volta i controller di questo visore dissi che molto probabilmente si sarebbe trattato di un dispositivo utilizzato specificamente per la grafica 3D o qualcosa del genere. E anche lì i soliti fanatici a dire e invece vedrai che Sony sta preparando qualcosa di specifico per offrire esperienze uniche che gli altri visori non potranno offrire. Ecco, a febbraio inizieranno le spedizioni di questo nuovo visore standalone Sony che costa $4.750. Si tratta di un visore solo XR e solo per CAD. Per chi non lo sapesse, CAD è un programma di grafica 3D per progettazione. Il visore si chiama Sony SRH-S1 e si potrà ordinare a partire dal 23 gennaio. Tra le caratteristiche tecniche di questo visore abbiamo un pannello a 3552x3840, pass-through a colori e cinturino halo con sistema
flip up, e inoltre è un visore aperto, quindi non c'è mascherina che chiude la luce o con chiusura ermetica. I due controller sono diversi fra l'altro, infatti uno è un classico telecomando per puntare e disegnare, mentre l'altro si indossa come un anello e serve per la manipolazione degli oggetti 3D. Tra l'altro questo visore è completamente compatibile con la suite completa di CAD e quindi sarà possibile utilizzare NX, Immerse Explorer, Designer e Collaborator. Vabbè, mi spiace a questo punto per chi sparava cazzate quando parlavo di questo visore, ma ancora una volta avevo ragione io. Ci sono molti di voi che guardano i miei video ma non sono iscritti al canale. Ciurma, io vi ricordo che a voi non cambia nulla, però per il canale è molto importante. Poi se il canale vi piace, i video vi interessano, l'iscrizione vi permette di ricevere le notifiche quando pubblico i nuovi video, quindi così se ne pubblico di più durante la settimana non dovete andarli a recuperare. Come sempre vi lascio in descrizione e nel primo commento in evidenza i link per l'acquisto di MetaQuest 3 o MetaQuest 3S. Con questo link riceverete anche 30 euro di credito all'attivazione del visore e a proposito tra poco vi porterò anche la recensione di Quest 3S e il confronto diretto con Quest 3. Quest 3S devo dire visore che sto rivalutando. Trovate anche i link per entrare nel canale Telegram con la lista di tutti i giochi meta in sconto oppure la chat Telegram della Baia dove organizzo, come vi dicevo prima, l'evento settimanale dove si sceglie un gioco ogni settimana e si gioca tutti insieme. Trovate anche link per l'acquisto di accessori VR come Kiwi Design, Cyber VR, AMVR, Aubica, lenti graduate VR Rock per giocare senza occhiali da vista, accessori e articoli di ProTube come il Gunstock e vesti aptiche di B-Haptics. Ogni link ha il suo codice sconto, quindi per i vostri acquisti potete risparmiare qualcosina. Ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati in questo video. Like se vi è piaciuto, potete supportare anche la Baia lasciando qualche doblone nel forziere utilizzando il tasto super grazie che è quella a forma di cuore col dollaro dentro che trovate sotto al video. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella Baia, un saluto marmaglia. Ho ho!